Oh, quel tacchino arrosto era delizioso. Sì, nel 2150 ancora si mangia. Il mondo non è molto diverso. La maggior parte delle cose così comuni nel XXI secolo lo sono ancora nel XXII. Ma un cambiamento c'è stato, ed è nell'acqua che scorre dentro casa. È tutto iniziato quando hanno pensato di irrigare i campi con bevande energetiche e, sebbene non abbia avuto molto successo, hanno avuto un'altra idea. Ora vogliono sostituire l'acqua in tutti gli impianti idraulici con il disinfettante per le mani. Hanno pensato che potrebbe essere migliore, più pulito e più sicuro. Hanno anche pensato che potesse pulire a fondo la teglia sporca di tacchino arrosto. Ma prima di tutto, vediamo di cosa è fatto il disinfettante. Il primo ingrediente, e anche quello più importante, è l'alcol e serve per togliere il primo strato di grasso di cui sono rivestiti i batteri. Quando un germe viene in contatto con l'alcol, il suo rivestimento si scioglie e non può più causare danni dal momento che non è più attivo. Per rendere il disinfettante più efficace, l'alcol dovrebbe essere del 60%. Solo in questo modo può essere certo che eliminerà tutti i batteri. A volte, per essere veramente sicuri che non ci siano più germi sul corpo o su una qualsiasi superficie, si usa l'alcol più forte, fino al 95%. Vuoi dare una sbirciata nel sistema idraulico? Dunque, quando nella conduttura scorre il disinfettante al posto dell'acqua, la temperatura è un fattore da non sottovalutare. L'alcol evapora a 76 gradi centigradi, che è molto caldo. Quindi, se il disinfettante dovesse perdere la percentuale di alcol, non sarebbe più efficace e tecnicamente non sarebbe neanche più un vero disinfettante, ma diventerebbe un liquido a base d'acqua. Ma è improbabile che lavi i piatti alla temperatura di 76 gradi centigradi. Potresti riscaldarlo fino a far evaporare l'alcol e poi attendere che si raffreddi. Certo, perderà la sua azione antibatterica, ma ci sarebbe ancora un po' d'acqua, oli essenziali e altre sostanze che aiuterebbero a pulire qualsiasi piatto che si è sporcato durante una bella cena in famiglia. L'acqua, cioè intendo il disinfettante che scorre nelle tubature, sarebbe tiepida, in modo da rimanere sempre efficace. All'inizio, quando si voleva passare a questo nuovo sistema, la consistenza del disinfettante era un problema. La versione liquida è risultata migliore per le tubature, dal momento che non è molto diversa dall'acqua. A differenza della forma liquida, la consistenza del gel rimaneva incastrata nei tubi e si seccava, lasciando uno strato simile a una pellicola. Hai mai notato quel bordo appiccicoso attorno al dispenser? Ogni volta che qualcuno apriva il rubinetto, questa sostanza, simile a un gel, si seccava quasi istantaneamente all'interno dei tubi, creando sempre più accumulo dentro al sistema idraulico. Dopo un po', i tubi si ostruivano del tutto e per questo motivo hanno optato per la versione liquida. Recentemente hanno provato a reintrodurre la versione in gel, che è stata seriamente migliorata. Hanno dovuto mettere tubature speciali, ma è stato un successo. Il gel è molto più economico. La versione liquida scorre troppo velocemente e disperde più prodotto, mentre il gel scorre nelle tubature più lentamente. Ma mi sembra che hai fame. Vuoi avere una mela? Ehi, non dimenticare di lavarla prima di mangiarla. Apri il rubinetto, l'acqua per lavare la frutta è conservata in un altro serbatoio. I disinfettanti non sono ideali per pulire la frutta e la verdura, sono tossici e lasciano una pellicola sul cibo che potrebbe penetrare al suo interno, rendendola immangiabile. E se devi togliere la cera da una mela, allora basterà immergerla in acqua quasi bollente. Se qualcuno pensa di poterla pulire ricoprendola con del disinfettante, vi trovereste con una mela cerata e piena di disinfettante. Ma che saporaccio! Blah. Dunque, diciamo che sei esausto e tutto ciò di cui hai bisogno per rilassarti è un bel bagno caldo. Mi spiace deluderti, ma se è una doccia disinfettante, allora non sarà molto rilassante. Sentiresti pizzicare ogni singolo taglio, puntura, irritazione o graffio. Il bagno doccia non diventerebbe schiumoso perché difficilmente si mischierebbe con il gel disinfettante. Ti sentiresti ricoperto come da gelatina, come il pane imburrato. Oh, ecco un po' di schiuma finalmente. Ehi, ma come si risciacqua? Ricorda di non tenere gli occhi aperti sotto la doccia. Oh no, l'hai appena fatto. Eh sì, fa male. Ecco un asciugamano e un po' di acqua tiepida. Sciacquati gli occhi. Non preoccuparti, non subirai danni permanenti. Fa male solo lì per lì. Accidenti, ma cos'ha la tua pelle? È screpolata e secca e hai anche un'eruzione cutanea. La pelle si sta spellando come se fossi un'enorme lucertola pronta per cambiare pelle. Il primo strato di pelle è composto da proteine e lipidi.
E quando viene a contatto troppo spesso con l'alcol, questa barriera si dissolve e la pelle non riesce più a idratarsi correttamente. Quindi, dopo la doccia o il bagno, dovreste abituarti a mettere sempre una crema idratante per proteggere e lenire la pelle. Quella doccia non era rinvigorente. Ora la pelle è ruvida al tatto ed è tutta screpolata, irritata e pruriginosa. E anche se dopo ogni bagno ti senti fresco, quella freschezza è l'alcol che evapora dalla superficie della pelle, rendendola sempre più secca. Non sarai mai veramente pulito al 100%. Il fatto è che il sapone mescolato con l'acqua ha una reazione diversa. Quando questi due si mischiano, il sapone solleva tutta la sporcizia, sciogliendo l'eccesso di sebo e tutto ciò che è presente sulla superficie della pelle. Poi l'acqua lava via tutto quanto, ma i disinfettanti no. A te sembra che puliscano tutto ciò che è visibile e invisibile, tutto ciò che diciamo ti rende sporco, ma non importa quanto disinfettante usi. Perché il grasso, gli zuccheri, i residui di cibo e tutto il resto non andranno via finché non li laverai via. L'idea principale di qualsiasi disinfettante è di aiutare ad eliminare i batteri, ma sfortunatamente i batteri col tempo diventano più resistenti ai disinfettanti. Inoltre la pelle si secca a causa del disinfettante e si screpola, il che indebolisce le difese contro germi e batteri. Da qui deriva un altro problema. Da un lato non saresti mai pulito al 100% facendoti una doccia con il disinfettante, dall'altro rischieresti di essere troppo pulito. A volte essere sporchi non è poi così male. A volte i disinfettanti combattono talmente bene i germi che si liberano di quelli cattivi e di quelli buoni. Possono avere effetti negativi sui microbiomi e possono rendere meno efficaci gli antibiotici. Quindi, se si utilizza un disinfettante per le mani più volte al giorno, per non parlare di farsi una doccia una volta al giorno, il tuo sistema immunitario ne risentirebbe, perché il disinfettante farebbe il lavoro sporco al posto suo. In ogni caso, i disinfettanti potrebbero essere ottimi se utilizzati per i servizi igienici. Quando scarichi, i germi volano per tutto il bagno, creando una sorta di nuvola piena di germi, che arriva fino a qualche metro di distanza. Le goccioline in queste nuvole contengono tonnellate di virus che le persone possono inalare e possono portare a conseguenze indesiderate. Scaricare un liquido disinfettante probabilmente non ucciderebbe ogni singolo germe, ma sarebbe comunque meglio di come è ora. Il water sarebbe sicuramente il posto più utile dove usare il disinfettante in sostituzione dell'acqua. Ma ora facciamo un confronto tra uno normale e uno col disinfettante. Nel primo caso saresti ricoperto di germi dalla testa ai piedi, mentre nel secondo caso i batteri non fuoriuscirebbero. Sì, forse qualcuno, ma la maggior parte verrebbe eliminata venendo a contatto con l'alcol presente nel disinfettante. Questo sì che sarebbe un water pulito e igienizzato. Un'altra cosa negativa del disinfettante per le mani è che modifica il livello di pH della pelle. Il livello di pH di un disinfettante è solitamente intorno a 7 o leggermente superiore, rendendolo un po' troppo alcalino. La pelle invece tende ad essere più acida, con un livello di pH che varia da 5,5 e 6,5. Per questo motivo, quando si usano detergenti per pulire, si consiglia sempre l'uso dei guanti di gomma. Questa è un'ulteriore ragione per cui le persone si fanno docce usando l'acqua dai serbatoi. Non sarebbe di nessuna utilità farsi la doccia indossando una tuta di gomma. In ogni caso, nessun disinfettante potrà mai sostituire l'olio di gomito, anche nel 2150. I disinfettanti possono aiutare a uccidere i germi, ma per ben 6 ore. Certo, sarebbe bello avere un rubinetto con della crema per le mani, ma non vogliamo mica esagerare. Del resto, non sarebbe meglio un rubinetto dedicato al caffè caldo?